Ciao ragazzi e benvenuti. Dunque, come sapete oggi sarà una nuova recensione. Sto parlando di un pedale che tutti conosciamo già da diversi anni, lo conosciamo molto bene poiché è stato utilizzato da Brian da molto tempo a questa parte. Sto parlando del Triple Booster Touring della Fryer Guitars, quindi di Greg Fryer. Come tutti sapete, Greg Fryer è il famoso liutaio australiano che ha restaurato nel 98 la Red Special di Brian e diciamo da quel periodo ha iniziato a collaborare con Brian direttamente per la costruzione di effetti per chitarra, in particolar modo del Triple Booster. Poi ha anche modificato gli AC30 di Brian May, infatti sono molto famosi gli AC30 della versione Fryer. Comunque oggi abbiamo in esame questo Triple Booster, il Triple Booster Touring, però parliamo della versione 2018, quindi una versione nuova che rispecchia la prima serie di Triple Booster fabbricati da Fryer. Vi farò sentire come al solito degli esempi sonori con la Red Special, abbinato ovviamente alla C30, e scopriremo insieme le differenze di questo nuovo Triple Booster rispetto alla versione di produzione di massa che abbiamo visto sul mercato fino a qualche anno fa. Quindi buona visione. Dunque non scenderò troppo nel tecnico, anche perché è un Triple Booster che ormai tutti i fan di Brian May conoscono molto bene, è molto diffuso tra i chitarristi. È stato, come dicevo prima, utilizzato dallo stesso Brian dal periodo del 98 in poi. Da questo pedale sono state derivate anche le versioni da tracolla, quelle fatte per essere ancora direttamente sulla tracolla della chitarra e quindi lavorare in accoppiata al sistema wireless utilizzato da Brian. Dunque, vediamo la versione 2018. Esteticamente si presenta come la versione di produzione di massa, questo che vedete in un rosso leggermente più scuro. Quindi sempre input e output sulla parte superiore, il vano per la batteria, e devo dire che questa è una cosa estremamente utile. Allora, il Triple Booster consuma veramente poco, quindi una batteria da 9 volt vi durerà sicuramente svariati mesi, a patto che non lasciate il jack dell'input attaccato. Nel momento in cui l'input viene attaccato, il Triple Booster è in funzione e quindi consuma batteria. Questa è una funzione molto comoda, poiché la maggior parte dei Triple Booster che troviamo in commercio, come ad esempio anche il Cornish, comunque altre varianti più classiche, non hanno il vano della batteria, e per sostituire o semplicemente controllare lo stato della carica della batteria è necessario aprire completamente il pedale. Nulla di complicato, sono 4 viti, però è un'operazione che richiede qualche minuto in più. Questo è un design molto interessante per chi come me ad esempio non la cambia molto spesso, come vi dicevo consuma molto poco, però di tanto in tanto col tester verifico la carica della batteria per avere un suono adeguato. Quindi vano batteria sulla sinistra, input e output, e il pedale non ha ovviamente lo switch per l'accensione e lo spegnimento. Come sapete, il Triple Booster è una parte fondamentale dell'equazione che va a creare il suono di Brian, quindi Red Special, Triple Booster appunto e AC30, e rimane perennemente acceso durante l'utilizzo della chitarra. Quindi è una parte fondamentale, il minimo indispensabile per ottenere il suono di Brian. Quindi nessun pulsante di accensione e spegnimento. Ok, parliamo subito delle differenze tecniche, più che altro sonore, che dovrei riscontrare tra la versione di produzione di massa, diciamo quella compresa tra il 2000 e il 2008 circa come anni di produzione, e questa nuova versione 2018. Dunque, innanzitutto ci tengo a precisare che la versione 2018 è interamente costruita a mano dallo stesso Greg Fryer, mentre la versione questa che abbiamo visto sul mercato fino a poco tempo fa è una produzione appunto di fabbrica, quindi con un altro layout interno e una differente selezione dei componenti. Qui apro una piccola parentesi: la selezione dei componenti in un pedale come il Triple Booster posso garantirvi che fa la differenza, quindi a livello sonoro, anche se abbiamo lo stesso guadagno e la stessa pasta generale, specialmente dal lato del chitarrista, quindi mentre uno suona, vi posso garantire che le differenze sotto le mani, diciamo, si sentono. Io è un pedale che
chi mi segue su Facebook avrà visto che è già circa una settimana che ce l'ho, e ovviamente ho fatto già tutti i test del caso, quindi l'ho sperimentato senza la prove, qui a casa ad alti volumi e a bassi volumi, e vi posso garantire che rispetto alla versione di produzione di massa, quella che molti che hanno acquistato, ovviamente questa con la firma di Brian, la differenza c'è, non è drammatica, ovviamente parliamo comunque dello stesso pedale, però vi posso garantire che almeno rispetto al mio orecchio posso sentire un diverso contenuto armonico. È un contenuto armonico che ho risposto anche a qualcuno su Facebook, ricordo qualche giorno fa. È un contenuto armonico che ho trovato quando ho iniziato a utilizzare il Triple Booster Super. Come tutti sapete, da diversi anni ormai utilizzo come Triple Booster principale il Fryer Super, modello Marco in particolar modo, che mi regala un contenuto armonico molto corposo. Oltre al suono secco della chitarra, riesco a percepire un contenuto armonico di sottofondo che va a complementare il suono, molto ricco e molto armonioso. Diciamo, questa è la differenza sostanziale che ho trovato dalla versione 2018 alla versione di produzione di massa di qualche anno fa, quindi un differente contenuto armonico, un suono leggermente più ricercato e forse anche leggermente più profondo. Di conseguenza anche il guadagno risulta, almeno all'orecchio, leggermente differente. Non metto in dubbio che avremmo comunque sia 31 decibel di guadagno su entrambi i pedali, però la percezione che ha l'orecchio umano è piuttosto differente. Spero che sul video di oggi riusciate a cogliere questa differenza, poiché è molto sottile e, come sapete, la maggior parte delle differenze su pedali simili si avvertono maggiormente mentre uno suona. Quindi ovviamente sotto le mani sentite come risponde quel determinato effetto al vostro tocco, ovviamente. Spero che sul video riusciate ad apprezzarlo. Farò prima un ascolto generico del Triple Booster 2018 con le varie configurazioni di pick-up, volume e quant'altro. Dopodiché a fine video vorrei fare una comparazione diretta tra i due pedali. Ok, il rig utilizzato per questo test è bene o male il solito che utilizzo per la prova di pedali singoli, quindi sto utilizzando la mia Dansan Red Special replica, appunto il Triple Booster Touring 2018 della Fire Guitars e il Vox AC30 Brian May Custom, ovviamente spinto al massimo e attenuato. Quindi vado ad alzare il volume ed iniziamo il test dei suoni puliti. Sentiamo un suono estremamente pulito e cristallino, e questa è la caratteristica principale che tutti sapete del Triple Booster Touring. Avendo un guadagno moderato, ci garantisce dei puliti molto controllabili e cristallini, molto rotondi. Ovviamente il Triple Booster Touring 2018 mantiene questa caratteristica, quindi semplicemente alzando di poco il volume della Red Special abbiamo dei puliti molto definiti e specialmente controllabili. Anche col Triple Booster Super riesco ad ottenere puliti estremamente cristallini e squillanti, però ovviamente richiede un tocco leggermente più fermo. Avendo più gain il controllo diventa più difficile. Col Triple Booster Touring invece il controllo dei suoni puliti è estremamente semplice.
alzo leggermente per arrivare ad un terzo, quindi per ottenere suoni leggermente più sporchi, tra virgolette. Ok, alziamo il volume fino a metà circa per ottenere dei bei suoni ritmici con un moderato crunch. Ecco una caratteristica che vorrei farvi notare. Con il volume a metà della Red Special, questo pedale risulta estremamente versatile. Con poca pressione della mano destra riesco ad ottenere ancora suoni puliti. Comunque sia squillanti e definiti. Se faccio leggermente più pressione con la mano destra, molto sensibile ovviamente al tocco del chitarrista. E qui vediamo la bontà del treble booster, ovviamente. Quanto più riesce ad essere espressivo come il chitarrista, ovviamente il treble booster è costruito bene, poiché semplicemente amplifica quello che il chitarrista fa. Come tutti sapete, il rig di Brian May è molto espressivo e dipende estremamente dal tocco del chitarrista. Un buon treble booster va ad accentuare queste sfumature che ovviamente vengono dettate dal modo di suonare del chitarrista. Ok, da metà volume, quindi dai suoni piuttosto distorti, passiamo al volume pieno. Sentiamo che nonostante i suoni siano estremamente distorti e pesanti, riusciamo comunque a mantenere un certo grado di riconoscibilità tra le singole corde della Red Special, quindi una certa definizione. Che faccio, anche se il suono è estremamente distorto.
adesso a qualche suono fuori fase. Partiamo dal ponte e manico fuori fase col volume a poco più della Ok, proviamo il fuori fase per eccellenza, quello dell'assolo di Bohemian Rhapsody, quindi manico e centrale fuori fase. Ok, avete sentito le caratteristiche sonore principali del Triple Booster Touring, in particolar modo della versione 2018 costruita a mano dallo stesso Fryer. Io ho sempre reputato il Triple Booster Touring come un pedale molto equilibrato e facile nell'utilizzo. Per facile intendo che, prendiamo come esempio i suoni puliti. Con un Triple Booster ad alto guadagno come il Super, ad esempio, sempre della Fryer, o come il Cornish, dobbiamo essere molto attenti e delicati con la mano destra per non rischiare di cominciare ad ricevere troppo gain dall'amplificatore, quindi dobbiamo avere un tocco molto leggero. Questo non succede col Triple Booster Touring, poiché avendo 31 decibel di guadagno ha comunque una certa leggerezza nel suono, quindi semplicemente alzando leggermente il volume della Red Special e suonando riusciamo ad ottenere comunque suoni molto rotondi e nitidi. Mantenendo comunque una certa corposità sulle basse frequenze. Questa facilità di controllo del suono nel Triple Booster Touring la ritroviamo appunto col volume a metà della Red Special, dove, come vi ho fatto sentire prima, con un tocco leggero riusciamo ad ottenere suoni ancora nitidi e puliti tra virgolette, mentre con un suono più forte, cioè con una pressione maggiore con la mano destra, riusciamo ad ottenere suoni distorti. Se vado a suonare più forte, ok, arrivati a questo punto del video vorrei fare la comparazione diretta e quindi abbiamo in esame la versione di fabbrica prodotta dal 2000 circa al 2008 del Triple Booster Touring, quello con la signature di Brian, e la nuova versione 2018 prodotta a mano da Greg Fryer. Lascio a voi ovviamente il giudizio, anche se come sempre in video è molto difficile cogliere le minime differenze tra i vari pedali. Le differenze maggiori si sentono dal vivo e specialmente suonando. Comunque sentirete un suono leggermente più armonico e articolato, che forse può anche sembrare con più gain rispetto alla versione 2008. Farò le clip affiancate come al solito. Sentirete prima la versione 2008, quindi la versione di produzione di massa, e successivamente la versione
2018. Bene ragazzi, anche la recensione sul Fryer Touring 2018 è giunta al termine. Spero sia stata esaustiva e spero che siate riusciti a cogliere le differenze sonore rispetto alla versione di produzione che abbiamo visto sul mercato fino a poco tempo fa. Vi metto nella descrizione del video anche un link di riferimento al sito del produttore, quindi di Black Fryer. Come al solito vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale per ricevere gli aggiornamenti sui nuovi video, sulle nuove attività. Mettete un like se vi è piaciuto e vi do appuntamento al prossimo video.